Sta per succedere davvero, sto per andarmene e tra qualche minuto vi dirò anche dove. Al mio arrivo però avrò bisogno di tempo per ambientarmi e per intraprendere una nuova routine, affrontando poi tutti gli imprevisti che incontrerò ogni singolo giorno. E non credo che riuscirò a mostrare qui sul canale la storia del grande viaggio in tempo quasi reale. Sinceramente non so nemmeno quando e se avrò il tempo di editare i miei video, ma questa è proprio una delle grandi sfide che dovrò superare. Prima però pubblicherò una serie di 10 video che faranno da cappello introduttivo alla mia partenza, per raccontare un po' della storia che mi ha portato poi a decidere di mollare tutto e partire. Sulla linea del tempo va poi inserita la saga dei video del Cammino di Santiago, che se non avete seguito potete trovare all'interno delle mie playlist oppure sul vecchio canale degli Horizons, e che fa da anello di congiunzione tra la prima serie di 10 video e la seconda, come se ci fosse un pre e post Santiago. Di fatto il cammino è stata proprio come una rampa di lancio verso il nuovo capitolo della mia vita, che vi sto proprio per raccontare qui sul canale di Pat's Happiness, diventando quindi il ponte di passaggio tra i due canali. Subito a seguire, quindi, nel post Santiago, ci sarà un altro slot di video per portarvi nel vivo di quello che mi ha spinto proprio a inseguire il mio sogno più grande, ma soprattutto il modo in cui lo voglio fare. Zaino in spalla e 0 piani. Almeno ci provo. E piccolo spoiler, cercherò di raccontare la storia del mio grande viaggio attorno a questi quadretti colorati. Però per scoprire il loro significato dovrete aspettare ancora un mesetto, ma vi prometto che prima di Natale saprete ogni cosa. Quindi ragazzi, welcome to Pat's Happiness. Siamo agli sgoccioli, la partenza è dietro l'angolo. Ho comprato zaino, l'attrezzatura e il mio volo di sola andata. È emozionante e allo stesso tempo spaventoso non sapere ancora quando tornerò in Italia. Fino a ieri non era detto che sarei partito per davvero e molti ancora non ci credevano. E non ci credevo nemmeno io. Ero in mezzo a un limbo, indeciso se credere a questa follia. Era tutto un sogno, un'idea lontana, una storia frutto della mia fantasia. Ma tornato da Santiago era impossibile tornare alla vita normale come se nulla fosse. Ora è scritto nero su bianco e non posso e non voglio più tornare indietro. Il primo passo verso la stesura di una nuova vita è stato compiuto, probabilmente il più difficile, che ha richiesto una grande dose di coraggio, estrema convinzione, con anche un pizzico di follia. Quindi è ufficiale, il 7 gennaio 2026 spiccherò il volo verso Bangkok. I primi giorni saranno in Thailandia, poi non si sa. L'idea è di andare in Vietnam, passare per il Giappone, scendere in Indonesia, per poi risalire verso il Taiwan e la Corea del Sud. Ma scommetto che tutto verrà stravolto in corso d'opera, sin dall'inizio. E l'unico modo per scoprirlo è preparare lo zaino, lasciarsi tutto alle spalle e solcare le onde del mio futuro destino.